primo step, quindi, dopo l'inizializzazione del progetto che abbiamo visto nel precedente video, è proprio quello della creazione del web server. Ritorniamo sulla nostra architettura, dobbiamo mettere online questa parte qui, quindi la parte di ricezione delle request ed emissione delle response. Quindi tecnicamente di che cosa ci occupiamo? Ragazzi, dobbiamo installare un pacchetto che si chiama Express. Guardate, andiamo a cercare su npm.js, cerchiamo npm.js. Cos'è npm.js? Tecnicamente è un sito internet, una repository online dove troviamo tutti quanti i pacchetti di cui abbiamo bisogno ed in questo caso addirittura Express. Guardate, l'exact match è proprio questo, Fast Unopinionated Minimalist Web Framework, quindi praticamente cos'è Express? È un web framework che si occuperà della gestione delle request e delle response per nostro conto. Possiamo farlo anche senza Express, la questione qual è? È che questa tipologia di web framework ci velocizza tantissimo quelle che sono quella che è l'inizializzazione del nostro sistema. Allora, guardate, npm.js nella parte laterale ci suggerisce utilizza per l'installazione npm i-express, quindi praticamente sarebbe i sta per install, ok? Quindi che cosa facciamo? Sempre all'interno della cartella del nostro progetto, quindi vado in CLS per pulire il terminale, faccio npm install express. Se mettete la i è la stessa identica cosa. Attendiamo qualche secondo. Sono stati aggiunti X pacchetti fondamentalmente. Guardate, giusto per una questione operativa, all'interno di Node Modules praticamente sono comparse tantissime cartelle. Queste cartelle sono le dipendenze, ovviamente con i file, relativi file di riferimento, sono le dipendenze di cui necessita Express per essere operativo. Bene, dove sono inserite queste dipendenze? Guardate, proprio all'interno del package.json. Analizziamolo insieme. Vedete qui dentro che è comparsa una sezione chiamata Dependencies? Qui la dipendenza principale è proprio quella che noi gli abbiamo richiesto esplicitamente, quindi lui ha bisogno di utilizzare Express. Però se ci abbiamo fatto caso è comparso anche un altro pacchetto che si chiama packagelock.json. Che cos'è questo packagelock.json? Allora, la combinazione package-package-lock è importantissima per noi per il trasferimento di un progetto da un'altra parte. Che cosa significa? Che al giorno di oggi, quindi all'esatta ora in cui ho effettuato l'installazione, ok? Lui che cosa ha fatto? Ha richiesto Express, però questa versione di Express si è scaricata e si è portata dietro tutti quanti questi elementi che si trovano qui dentro. Ok? Infatti, se ci fate caso, esempio pratico, lui mi dice che c'è un pacchetto che si chiama HTTP Errors. Guardate, se vado a cercare fondamentalmente all'interno di questa del mio blocco operativo, Node Modules, vado a cercare HTTPFG, HTTP Errors, vedete, lui ha scaricato la versione 2.0, ok? Risolta da questo indirizzo con questo check di integrità. Perché serve questo? Perché se per esempio scarichiamo domani o facciamo l'installazione di Express domani, potremmo scaricare la versione per esempio 2.0.1 che corregge alcuni bug. Quindi questo a che cosa serve? Il package lock serve a scaricare esattamente le stesse identiche dipendenze di cui noi abbiamo bisogno. Che cosa significa? Che praticamente se noi cancelliamo tutto quanto il node modules, ok, vedete, l'ho proprio distrutto totalmente, l'unica cosa di cui ho bisogno per effettuare l'installazione di esattamente gli stessi pacchetti che ho installato qualche secondo fa, l'unica istruzione di cui ho bisogno è fare l'npm install. Vedete? Praticamente cosa fa l'npm install? Va a vedere il package.json e il packagelock.json e si scarica esattamente le stesse identiche versioni dei pacchetti che ho richiesto durante la fase di installazione. A che pro questo? Perché praticamente se tra 2 anni avrete bisogno di fare il setup del progetto, di un progetto molto vecchio e non vi siete portati dietro il node modules, fondamentalmente potete fare semplicemente un npm install. Oppure, se create una repository online, voi non vi portate dietro 50 megabyte di pacchetti, ok? Ma soltanto quando vi serve effettivamente fate l'npm install. Benissimo, installato Express, il secondo step che dobbiamo seguire è praticamente quello di creare un nuovo file. In questo caso lo chiamo index.js
in maniera compatibile, se ci fate caso, nel package.json con quello che è il mio main. Che cos'è il main? Vi ricordo, è l'entry point, il punto di inizio di tutte quante le nostre tipologie di applicazioni, ok? Bene, il primo step che noi andiamo ad effettuare è proprio la dichiarazione della libreria all'interno di const express uguale require, ok, express. Allora, qual è la situazione? Potete utilizzare punto e virgola o no, non è un problema. In questo caso sto prendendo tutta quanta la libreria e la sto mettendo dentro ad una variabile popolabile una sola volta. Perché si chiama const in questo caso e non metto per esempio un var? Perché se mettessi var successivamente, in pratica potrei fare questo, express, scusatemi, uguale a ciao, e questa cosa non ci va bene, stessa identica cosa per il let. Quindi in questo caso che cosa sto facendo? Sto prendendo tutta quanta la libreria e la sto mettendo dentro ad un const che non è più modificabile successivamente. Poi che cosa faccio? Vado a dichiarare, quindi vado ad avviare la mia applicazione, quindi il modulo principale di Express con const app uguale express. Ok? Nelle versioni precedenti potevate fare un new express, però effettivamente possiamo eclissarlo in questo momento. Che cosa significa? È proprio questa, ok, l'avvio principale della classe relativa a tutto quanto il nostro web framework, quindi l'avvio principale della nostra applicazione. Quindi d'ora in poi, quando noi andiamo ad identificare Express, effettivamente ci stiamo riferendo a quella app e questo è un nesso principale. Secondo step, dobbiamo definire quelle che sono le porte di connessione. Se vi ricordate, ok, voi immaginatevi una struttura fatta, scusatemi se abbiamo un bel po' di grafici che abbiamo fatto qui, ok? Quando abbiamo fatto, eccolo qui, quando abbiamo detto dobbiamo identificare un processo, in questo caso il web server con Express, ok? Dobbiamo definirgli qual è l'indirizzo, ok? E la porta assegnata in questo caso. Guardate, faccio un const host, guardate, l'host principale è 127.0.0.1 perché voglio che sia raggiungibile in locale, const port uguale la porta per esempio 4000. Ok, andiamo oltre quelle che sono le porte standard perché potremo avviare anche più di una tipologia di server Express, anche contemporaneamente. E poi che cosa facciamo? Avviamo la nostra applicazione Express, quindi avviamo il web server, ok? Quindi app.listen, che cos'è listen? Guardate, automaticamente Visual Studio Code mi suggerisce con questo snippet, guardate, a node HTTP server is returned with this application. Ok, as it's called back. If you wish to create both HTTP e HTTPS server, bisogna specificare quelle che sono le varie tipologie di protocollo da utilizzare. Noi avviamo un protocollo standard, quindi avviamo un server standard con HTTP in questo modo. Definiamo prima la porta di definizione. Poi, guardate, automaticamente ci sta suggerendo prima la porta, poi hostname, quindi l'abbiamo chiamato host, che è questo che sta qui sopra, e poi che cos'è una callback? Praticamente è una funzione anonima che viene avviata una volta completato l'operazione di avvio e quindi di listen. Guardate, si avvia con un arrow function in questo modo. Ok? Che cos'è un arrow function? Poi lo andremo a vedere più nel dettaglio sulle basi di JavaScript in un'altra playlist, però effettivamente questa immaginatevi che è la funzione che verrà avviata una volta completata la nostra operazione. E quindi che cosa faccio qui? Console.log, scusatemi, .log, e faccio un sono in ascolto sulla porta, due punti, gli metto port. Guardate, faccio una concatenazione di stringhe così almeno se dovessi cambiare questa porta sarei operativo. Quindi fondamentalmente che succede? Per avviare la mia applicazione, guardate, devo avviare index.js. Node, quindi vado nella mia console che non ho mai chiuso nella parte bassa e metto index.js. Avvio. Vedete che mi dice lui sono in ascolto sulla porta 4000, quindi significa che il web server in questo momento è acceso ed è capace di ricevere le request. Guardate, se vado su 127.0.0.1 due punti 4000, ok, vado ad eseguire e lui mi dice cannot get slash, perché? Perché non c'è nessuna rotta che risponde a questo indirizzo fondamentalmente, ok? Come funzionano le rotte qui dentro? Lo vediamo molto rapidamente.
Allora, o lo mettiamo prima o lo mettiamo dopo, di solito è buona norma, una best practice metterlo prima dell'app listen. Guardate, app punto, la tipologia di richiesta. Vi ricordate quando noi abbiamo analizzato il nostro web server o al massimo l'architettura client server, abbiamo detto che c'è la possibilità di effettuare queste due tipologie di chiamata. In questo caso vediamo quella più semplice e fattibile da Chrome, che è una GET. Gli dico che l'app deve rispondere al protocollo GET, ok? A questo indirizzo, quindi che praticamente è quello standard, quello principale, la rotta senza niente davanti, virgola. Allora, res, praticamente cos'è questo? Sono due variabili, uno che mi fa accedere alla request che è pervenuta sul mio web server e questa qui è la response, che è l'HTTP response che dovrò restituire al client che mi ha invocato. Guardate, res.send, ok? Che cosa fa? Ciao, sto funzionando sulla rotta principale slash, scusatemi, facciamo così, slash, per evitare problemi con le virgolette. Guardate cosa succede, per interrompere, guardate, ogni volta che facciamo un'operazione di modifica dobbiamo interrompere il server e dobbiamo riavviarlo. Con CTRL-C, ok, noi andiamo, come se dovessimo copiare nella console, noi andiamo a stoppare il server, con la freccetta verso su, praticamente vediamo l'ultima operazione, rieseguiamo, guardate cosa succede, se aggiorno la pagina, vedete, ciao, sto funzionando nella rotta principale, ok? Se dovessimo creare un'altra rotta, ok, guardate, vado a fare la rotta get hello, ok, e qui vado a fare il mio classico hello world, scusatemi, ok? Quindi stoppo il mio server, lo riavvio e fondamentalmente se aggiorno la pagina su questa rotta comunque continua ad esserci, perché è come se io scrivessi questo, vedete? Ok? Altrimenti se vado a mettere slash hello, fondamentalmente ho un'altra rotta e quindi totalmente un'altra response. Questo sarà il nostro punto di partenza, ok, per effettuare le operazioni di restituzione delle informazioni da parte della nostra REST API.